Potatura del limone, video completo per avere sempre una bella pianta fresca, rigogliosa, compatta, che non si spoglia in basso, che non si ammala di fumaggine o di insetti, perché nella chioma manderemo luce. Potatura che si fa in 3 periodi principali. La prima potatura si fa subito dopo i rigori invernali, in primavera, il mese di aprile. Non ci possiamo sbagliare, qui facciamo una gestione dei nuovi germogli, li impattiamo per avere subito da questi germogli altri germogli che faranno fiori e frutti. Dopo 3 mesi faremo la seconda potatura, quindi siamo a luglio, non ci si può sbagliare, farà un po' caldo, ma qui gestiamo di nuovo la chioma, vedremo che bei limoni sono usciti fuori e poi procederemo con l'ultima potatura che si fa ad ottobre. Qui ragazzi dobbiamo preparare la pianta per affrontare l'inverno. Se volete delle piante sempre belle, fresche, meravigliose, seguite questo video, lo faccio breve, faccio un riassunto, mettetevi seduti, comodi, partiamo subito. Il lavoro è addirittura più facile da farsi che da dirsi. Allora, prendiamo tutti i germogli che crescono in questo modo, perché come abbiamo detto, se questi li lasciamo crescere, la pianta cercherà di andare verso l'alto, si spoglia verso il basso ed i nuovi fiori e frutticini invece ne soffriranno, perché le energie saranno dedicate a questi rami e non ai frutti e ai rami sottostanti. Allora che facciamo? Prendiamo questi teneri germogli e da dove sono nati nasceremo soltanto un paio di foglie, in questo modo qua. Vedete, allora questo ramo è nato da questo gruppo di fiori, contiamo 2 o 3 foglie e facciamo un topping con un paio di forbici. Quando noi abbiamo toppato, quindi cimato questo ramo, dalle gemme ascellari delle foglie nasceranno 2 o 3 rametti. Il classico esempio lo abbiamo qua. Vedete, qua c'è stato un topping, un taglio, e sono nati 3 rametti da questo taglio. Vedete che si stanno equilibrando. Poi, se vedete che la pianta ha un ramo più forte, più vigoroso, lo tagliate di nuovo sempre alla terza foglia, in questo modo qui. Da qui nasceranno altri 2 o 3 rami e quindi questo ramo si equilibrerà. I rami, questi più piccoli, si metteranno velocemente a frutto, quindi ben presto avrete una pianta ricca di fiori, compatta e ricca di frutti. Terza foglia, un taglio, terza foglia, un taglio, terza foglia, un taglio, terza foglia, un taglio. Dalle cimature, dalle toppature si metterà ben presto la pianta a fare nuovi germogli e a fare fiori sottostanti. Avrete limoni molto più belli, più grandi e più gustosi. Chiaramente quando passate a fare questo lavoretto di aprile togliete anche tutti i limoni che trovate maturi. Se la pianta è troppo folta, è troppo piena di rami e non passa bene la luce, potete sempre togliere qualche succhione, sempre a filo del colletto di corteccia. Oggi facciamo la potatura di luglio, è la seconda potatura. Andiamo a vedere tutto quello che c'è da fare, non vi preoccupate, seguitemi passo passo e non ci sbagliamo, e vediamo anche sui tagli che noi abbiamo fatto ad aprile che cosa è uscito di meraviglioso. I limoni sono cresciuti e sono diventati grandi e dove ci sono stati gli impatti alcuni hanno generato nuovi germogli e nuovi fiori. Da quei rami che noi abbiamo tagliato, in alcuni dove c'erano i fiori si sono trasformati chiaramente in frutti, hanno allegato, ecco qua, bei frutticini. In altri invece si sono generati nuovi rami e sono pieni di fiori, i rami di 1 anno, eccoli qua, guardate qua che belli. Questo qui è un taglio, lo vediamo bene, eccolo qua, questo è un taglio fatto ad aprile, sono nati i nuovi germogli e vedete che questi nuovi germogli si riempiono ben presto di fiori, si mettono subito a frutto. Dove abbiamo eseguito il topping, questo taglio, sui rami dove c'erano i fiori chiaramente hanno allegato e guardate qua che bei limoni. Essendo poi un ramo raccorciato, anche se questi limoni
peseranno molto, non ci flettono troppo la chioma e quindi rimarrà sempre una chioma bella compatta. Adesso che avete visto quello che sta succedendo, praticamente si ripete il topping sui rami che abbiamo visto nuovi di un anno che stanno facendo i fiori, perché quelli bisogna di nuovo rallentarli. Quindi si ripete questo concetto, rientrare con dei topping, dei rami verso la pianta, soprattutto delle branchette in basso. Il topping si fa raccorciando la pianta. Scegliete un rametto verticale o un gruppo di fiori e tagliate senza aver timore, senza aver pietà. Il taglio va fatto a circa 1 centimetro dal rametto che trovate, in modo che si seccherà e il cono di secco manterrà vivo il ramo che sta dietro. Quindi 1 centimetro, topping. Per quanto riguarda invece i rami toppati dove presentano già i limoni, lì non facciamo nulla, ma sui rami invece nuovi, quelli di un anno che stanno già sfungendo ma hanno i fiori, noi andiamo a togliere completamente un ramo che è di troppo. Qui ce ne sono 3, 4, 5, insomma uno lo dovete togliere. Taglio secco. Qua dietro questo non c'è nessuna alternativa, lo dovremo andare ad eliminare, ma non si elimina totalmente, si elimina sempre in parte, lasciamo circa quei 20 centimetri in modo che da qui, dalle gemme ascellari dove ho tagliato, potranno nascere di nuovo i rametti e potranno essere di nuovo rametti che si mettono immediatamente a frutto. Branchetta che sfugge, taglio di ritorno, mi lascio un bel rametto, questo qua, ok? Poi toppo questi due e vado ad eliminare questo succhione, però lasciando sempre quei 10 cm circa dalla pianta. Cerchiamo sempre i rami forti di tagliarli per far uscire nuovi rami che saranno magari 2 o 3, ma saranno più deboli e quindi la chioma pian piano si equilibrerà. Che cosa c'è da fare con questa ultima potatura, con la potatura autunnale, con questa potatura che prepariamo alla pianta per affrontare l'inverno? La pianta del limone ama sì una struttura tondeggiante, però ricordiamoci, l'aria deve sempre circolare, la luce deve arrivare alle foglie interne, altrimenti la sintesi clorofilliana non la possono fare e quindi dobbiamo per forza entrare all'interno del nostro albero. Quello che dovremo andare a togliere dalla pianta sono questi rami forti e vigorosi, questi succhioni, eccolo qua, ce n'è un altro qui, perché cercano di ostruire la penetrazione della luce e dell'aria all'interno della chioma. Se riesco a far entrare luce al centro della pianta, saranno illuminate dal sole anche le foglie, faranno fotosintesi clorofilliana, cresceranno nuovi rametti, faranno i fiori e nasceranno i frutti. Ecco, questo è il segreto, far entrare luce anche all'interno della chioma per avere tutti questi splendidi limoni al centro della pianta. Il lavoro è semplicissimo e sono sicuro che siete più bravi di me. Con le forbici vi mettete vicino al colletto di corteccia, un bel taglio netto e eliminate tutti quanti questi succhioni e questi polloni. I polloni sono quelli che nascono alla base della pianta. I polloni sono questi qua. Eccolo qua, questo è grande. Portiamolo via da qui. Allora, qui abbiamo il classico esempio di cosa possiamo trovare. Questo ramo qua, questa piccola branchetta, che sta diventando davvero molto folta. La scelta è sempre abbastanza semplice dell'eliminazione dei rami. Si cercano di eliminare i rami che vanno verso il centro della pianta e quelli che stanno al centro degli altri rami, che se crescono iniziano a dare fastidio agli altri rami e iniziano a fargli ombra. Quindi vi armate delle vostre forbici, eliminazione del ramo che sta crescendo verso il centro, eliminazione del ramo che sta centrale e potrebbe dar fastidio agli altri rami. Adesso però c'è un ultimo lavoretto da fare e sono sicuro che alcuni non lo vorranno fare, anche se io ve lo consiglio. È l'eliminazione di alcuni frutti sulla pianta. Durante la fioritura di aprile e luglio, come ho detto, possono nascere un solo limone dal gruppo di fiori, allegherà uno solo,
oppure anche 2, sempre dallo stesso piccolo rametto. Fino a che ce ne sono 2, come in questo caso, non è assolutamente un problema, potete lasciarne tutte e 2. Quando però siete di fronte ad una situazione come questa qui, 3 limoni che sono nati su uno stesso rametto, o addirittura come questa qua sotto, 4 limoni che sono nati su uno stesso rametto, dovete fare per forza una scelta. Occorre lasciare al massimo sempre 2 limoni. Io vi consiglio di lasciarne uno ogni gruppo. E quale è da togliere, quale è da lasciare? Si lascia sempre il limone che risulta collegato verticalmente al rametto, quindi è proprio questo centrale, questo che sta tra le mie 2 dita, e andrò a togliere invece questa a sinistra e questa a destra. Si fa con un paio di forbici piccoline, sarebbe ancora più adatto, il lavoro è più pulito. Quindi prendiamo le forbici, uno e anche quest'altro. Adesso sì che questo limone verrà bello, grande e succoso. Come avete visto è stato abbastanza semplice, ho fatto il succo di tutte le potature che avevo già fatto con i video. Ragazzi, un abbraccio a tutti, vi voglio bene, ciao da Pier Giorgio, ci vediamo alla prossima.